Abbiamo viaggiato molto oggi. Avete voglia di fare un ultimo viaggio con me? Perché voglio invitarvi a fare un viaggio nello spazio e nel tempo, però lo avete visto come sono solito viaggiare io, come sono abituato a camminare, per cui ve lo dico subito, per venire con me dovete togliervi le scarpe. Non è uno scherzo. Fatelo subito, adesso, toglietevi anche i calzini, le calze se potete, fatelo con fiducia perché è il primo passo di questo lungo viaggio. Tanto io proseguo, Allora, se ci pensate, noi in realtà non siamo nati scalzi, perché essere scalzi presuppone prima essere stati calzati con le scarpe. Noi siamo nati a piedi nudi. Ognuno di noi singolarmente e tutti insieme come società umana siamo venuti al mondo a piedi nudi, fin da quando milioni di anni fa scendemmo dagli alberi. Avevamo una morfologia e caratteristiche anatomiche ancora molto adatte alla vita sospesa tra i rami
Però nel contempo stavamo sperimentando quello che era uno dei passaggi fondamentali per la nostra evoluzione. Stavamo imparando a camminare. E lo facevamo con le abilità e con gli strumenti più efficaci di cui la natura avrebbe potuto dotarci a questo scopo. I piedi innanzitutto, un alluce parallelo alle altre dita, le ossa delle gambe più sottili e più allungate rispetto a quelle dei nostri antenati arboricoli. E poi ancora un appoggio alternato sulle gambe per mantenere un equilibrio dinamico e soprattutto una postura eretta, che a sua volta ci consentiva allo sguardo di spaziare in alto, in avanti, verso l'orizzonte. Ecco, forse è stato proprio allora, quando abbiamo cominciato a guardare l'orizzonte e a porci delle mete e a porci delle domande, che è nata la filosofia. Chissà, certamente la postura eretta ci offriva nuovi vantaggi, a cominciare dal fatto che ci consentiva di esporre meno superficie corporea al calore del sole. Liberava le braccia e le mani e ci consentiva così di manipolare oggetti, strumenti. Ma soprattutto camminare su due gambe ci permetteva di coprire distanze più lunghe. E fu così che, spinti dai cambiamenti climatici, già allora dovevamo confrontarci con questo problema, abbandonammo la nostra culla primigenia, l'Africa centro-orientale. Risalimmo tutto il Medio Oriente fino all'attuale Georgia e poi ci spostammo a colonizzare l'Europa fino alle latitudini più settentrionali e fino ai confini più occidentali. Poi, con una seconda ondata migratoria, sempre a partire dall'Africa, abbiamo raggiunto le coste dell'Asia e la Cina e infine, a cominciare da circa 120.000 anni fa, è stato Homo sapiens ad essere il protagonista della più rapida e globale colonizzazione del pianeta, che lo ha riportato in Europa, fino alle coste dell'Oceano Indiano, di nuovo fino all'Asia, alla Cina, all'Indonesia e infine all'estremità del Sud America, attraversando tutto il Nord e il Centro America. Pensate, immaginate quanto abbiamo camminato per centinaia di generazioni, per migliaia di anni e sempre a piedi nudi. Sì, perché le calzature più antiche documentate, peraltro minimali, non hanno più di 15.000 anni circa. Possiamo dire quindi che come specie umana siamo nati camminatori e che da quando abbiamo cominciato a camminare non ci siamo più fermati, almeno fino a quando non ci hanno messo in mano un cellulare, perché oggi praticamente non camminiamo più o camminiamo molto molto meno, perché molte meno sono le occasioni per farlo. E perché? Perché non usciamo più dai nostri gusci, non usciamo più dalle nostre abitazioni, non usciamo più dai nostri uffici, dalle nostre auto, dalle nostre giacche sempre più impermeabili, sempre più antivento, sempre più antipioggia, termiche, e non usciamo più dalle nostre scarpe, senza le quali non andiamo praticamente da nessuna parte, a parte qualche folle che se ne va in giro scalzo sulle montagne. E visto che ci siamo tolti le scarpe, guardiamoceli un momento questi piedi, e visto che parliamo di risveglio, cominciamo a risvegliarli muovendo le dita, ondeggiandole, cercando di aprirle un po' a ventaglio. Facciamolo con un piede prima, poi con l'altro piede, cerchiamo di distanziare il mignolo dalle altre dita. E intanto che fate questo risveglio, io vi dico che questi piedi in fondo non sono morfologicamente molto differenti da quelli dei nostri antichi antenati, degli ominidi. Come faccio a dire questo? Come sappiamo dirlo oggi? Beh, esiste un luogo in Tanzania, Laetoli, dove si trova un vulcano che oggi non è più attivo, ma che qualche milione di anni fa eruttava lava, e sulle rive del lago di Laetoli è stata rinvenuta la più antica camminata fossile finora mai scoperta. È datata circa 3.750.000 anni fa. Sono le impronte di 3, forse 5 individui, adulti, alcuni più piccoli, forse erano dei bambini, e queste impronte cristallizzano, fotografano in un certo senso un momento molto drammatico, la fuga probabilmente proprio da un'eruzione vulcanica. E sono impronte di piedi nudi che allora furono lasciate nel fango e poi si sono sedimentate nella roccia e morfologicamente sono del tutto simili a quelle che potrebbe lasciare oggi un camminatore scalzo moderno.
Quindi torniamo ai nostri piedi. Non so se avete visto bene che abbiamo delle dita, perché sono delle sconosciute ormai le dita dei piedi. Le teniamo talmente segregate nelle scarpe che noi non ci ricordiamo quasi più di averle, né di che funzione hanno. Non rispondono nemmeno più ai nostri comandi neurosensoriali. Non ci credete? Facciamo un esperimento allora. Ci dobbiamo alzare in piedi però e, visto che parliamo di viaggiare, possiamo provare a fare l'autostop anziché col pollice, con l'alluce. Quindi alziamo solo l'alluce, teniamo con un piede solo intanto e teniamo giù le 4 dita. E poi cambiamo piede e proviamo dall'altra parte. Com'è? Funziona? Avete speranza di prendere un passaggio? Proviamo a fare viceversa, cioè sempre con un piede. Teniamo giù l'alluce e alziamo 4 dita. Le altre 4 dita. Le distendiamo bene verso l'alto, può essere un'alternativa. E poi cambiamo piede e proviamo dall'altra parte. Va meglio o va peggio? Va meglio? Per alcuni va meglio, infatti. Per alcuni ancora è ancora più facile provare con i 2 piedi contemporaneamente, quindi alzo entrambi gli alluci e tengo giù le 4 dita in entrambi i piedi. Ok? C'è qualche speranza di prendere passaggi? E poi viceversa, tengo giù i 2 alluci e alzo le 4 dita in ognuno dei 2 piedi. Allora, le sentite le sinapsi che cercano di muoversi, che cercano di rincontrarsi? C'è tutto un lavorio qua dentro. C'è un esercizio che ve le fa scoppiare direttamente, che è questo, attenzione, su un piede tengo giù l'alluce e alzo le 4 dita, sull'altro faccio viceversa, alzo l'alluce, abbasso le 4 dita e poi procedo così. E a questo punto possiamo suonare anche il piano con le dita dei piedi. Vabbè, torniamo... Potete tornare comodi. Grazie. Torniamo al nostro viaggio, al nostro modo di viaggiare oggi. Oggi quando prendiamo un aereo e percorriamo migliaia di chilometri in poche ore, di fatto subiamo un'esperienza per la quale biologicamente non siamo programmati. È una sorta di jet lag psichico oltre a quello dato da fuso orario. Perché il nostro corpo in poche ore si ritrova lontanissimo dal punto dal quale è partito, ma la nostra parte più interiore, potremmo dire l'anima, è ancora là, al punto di partenza. Avviene una sorta di separazione e perché ci sia di nuovo una ricongiunzione, perché si possa tornare ad essere integri, di nuovo anima e corpo insieme, ci vuole un po' di tempo, una sorta di acclimatamento. Il cammino a piedi nudi in natura mi ha insegnato una pratica che favorisce questa ricongiunzione. Si chiama radicamento, o per dirla all'americana grounding, e consiste semplicemente nello stare fermi sul posto, a piedi nudi, su terreno naturale. Quando cerchiamo di mantenere questa posizione almeno per qualche minuto, questa mattina ci abbiamo provato, a piedi nudi, fissi in un punto, come se i piedi dovessero sprofondare nel terreno, metterci radici appunto, quello che otteniamo è di riconnetterci energeticamente e psichicamente alla terra, quella stessa terra che abbiamo percorso in ogni dove a piedi nudi. E cosa succede quando facciamo questa pratica di radicamento che è conosciuta dalla bioenergetica e viene fatta anche nello yoga? Succede semplicemente che stiamo bene, che ci sentiamo bene, nel senso più ampio del termine, nel senso che ci sentiamo pienamente integrati nel luogo in cui ci troviamo, aperti ad uno scambio di energie e di forze vitali con esso. Ed è allora che il luogo diventa veramente tale, cioè non è più un posto, oppure potremmo dire un non luogo, per utilizzare la definizione dell'antropologo Marc Auger. Noi non possiamo fare radicamento in un aeroporto o in un centro commerciale o in qualche altro simile non luogo, perché questi posti non hanno radici, non hanno connessioni storiche, culturali, naturali con i luoghi in cui sono stati realizzati. Se ci pensate, in fondo, camminare nell'aeroporto di Londra piuttosto che in quello di Dubai non fa molta differenza. Basta conoscere le regole, il check-in, il gate, le partenze, gli arrivi. Ma il luogo dal quale noi proveniamo è la natura, perché noi le nostre radici le abbiamo nella natura ed è ancora oggi che nella natura ci troviamo, anche se non ne abbiamo più consapevolezza, perché noi siamo natura. Ed è per questo che toglierci le scarpe e camminare su un sentiero di montagna
o in un sottobosco, o sull'erba morbida di un prato, o sulla sponda umida di un fiume, o anche, perché no, a piedi nudi sulla neve, ci fa stare bene, perché risveglia in noi una memoria antica che tutti abbiamo in quanto appartenenti all'umanità. Ed è una memoria che si è sedimentata negli strati più profondi della nostra psiche, che ancora oggi si trova nelle zone più antiche del nostro cervello. È una memoria che ci ricorda del lungo viaggio dal quale proveniamo, che ci ricorda di quando con l'ambiente avevamo una relazione diretta, totale, vitale. È una memoria che ci ricorda di questo viaggio lungo milioni di anni durante il quale abbiamo sviluppato facoltà sensoriali sopraffini, abbiamo sviluppato attenzione, resistenza, resilienza e soprattutto una visione del mondo e del nostro essere nel mondo pienamente integrata con l'ambiente. Risvegliare queste facoltà oggi non è difficile, non è impossibile, a patto che ci siano alcune condizioni che sono imprescindibili. Prima fra tutte, essere nella natura, stare nella natura. E se nella natura ci stiamo a piedi nudi, ad esempio camminando scalzi su di un prato, magari la mattina quando la rugiada ci fa venire i brividi, allora questo viaggio antico ci torna alla memoria più spontaneamente, nell'inconscio. È per questo che l'anno scorso e quest'anno ancora ho invitato centinaia di persone a camminare scalze in fila indiana, a realizzare, lo avete visto nel video, uno strano record, il record della fila indiana più lunga al mondo di persone scalze in montagna. Perché quando torniamo a vedere noi stessi sullo stesso piano degli alberi che hanno radici nella terra, torniamo a comprendere che dalla nostra connessione con la terra dipende anche il nostro stesso vivere, individualmente e anche collettivamente, come società. Ritornare con la terra sotto i piedi, sentirla veramente, risveglia in noi il nostro amore innato per la natura e per le forme viventi. E siccome non possiamo salvare nulla se prima non lo amiamo, sarà forse solo in questo modo che potremo salvare la natura e noi stessi e continuare il nostro viaggio. Buon cammino!